Namaste modellisti, ribenvenuti nel mio bunker. Faccio questo video perché la pala gommata ce l'ho da 3 anni e a parte aggiungere olio e controllare questo e quell'altro, non l'ho mai smontata. Adesso ho un problema elettronico, per mia sfortuna, il quale mi dà problemi con l'accensione, con le luci. In poche parole, non funzionano più le casse, ho provato a cambiarle, non ho risolto il problema. La metto in moto, funziona, l'idraulica funziona, ma ogni tanto non va il regolatore che va avanti e indietro. Cioè lui funziona, ma credo che dipenda semplicemente da questo cavolo di modulo sonoro che mi ha mandato in tilt tutto. Come ho detto, ho già provato a cambiare le casse, perché poi oltretutto non si sente più. In più le luci sono impazzite, non riesco più a gestire nulla. Mi succede a volte che se provo a cambiare la luce del lampeggiante mi spegne la pompa idraulica, quindi mi sono rotto, ho deciso di smontare senza sapere cosa sto facendo perché non l'ho mai smontata, quindi è un'avventura. Ho deciso di fare un video proprio per documentare questa mia strana avventura con la pala. Dato che l'inverno si avvicina, in pista ci andremo sempre meno, perlomeno riuscirò ad avere una pala funzionante. La mia idea è proprio prendere, togliere tutto questo modulo e avere la pala semplice, luci, lampeggiante, idraulica e la parte elettronica che decide i movimenti. Bene, bando alle ciance, mettiamoci al lavoro e che Dio ce la mandi buona. Grazie Daniel. Il modulo sonoro lo trovi lì dietro, tranquillo, smonti il cofano, lo trovi lì. C'è un bel buco qui dietro, nient'altro. Mazza quanti cavi. I cavi dei servi. Più o meno delle luci. Credo di aver individuato il modulo sonoro che hanno piazzato sotto la ricevente, però se sto stronzo venisse fuori, meno che l'abbiano fissata. Alleluia, la ricevente ce l'abbiamo. Allora, l'incriminato è questo, guardate che porcheria che c'era sotto, mamma mia. Il problema però adesso è gestire tutta questa miriade di cavi, quindi tecnicamente dovrei andare dal regolatore. No, qua si sono tranciati anche dei cavi, no, mi sa che c'è un problema abbastanza grande. L'unica per non far casini è eliminare tutto dalla ricevente e procedere per gradi. Allora, il 5 abbiamo visto che è la pompa, 5 pompa. Allora, ho rimediato all'errore che ho fatto prima, che ho tranciato con le tronchesine per tagliare la fascetta i due poli negativi dei due regolatori, li ho risaldati, importante non perdere la pazienza, li ho risaldati e ora dovrei fare la prova diretta dei regolatori sulla ricevente. Allora, tecnicamente se noi andiamo sul primo canale, ok, avanti e indietro, ok, il primo canale a corrente, proviamo il canale 5 della pompa, dobbiamo capire perché non funziona quello della pompa
come mai? Perché diavolo non funziona? Ah, avevo sbagliato lo slot. Avevo messo lo slot nello slot 6. Vabbè, andiamo avanti. Ok, la penna funziona. Dobbiamo mettere adesso il canale 1, che non mi ricordo più cos'è, forse è questo. Canale 1 sarà l'alzata. Ah no, lo sterzo. Ho sbagliato. È buona. E ci siamo. Ok, adesso l'idraulica funziona. Dobbiamo sistemare, vabbè, il trim della pompa, e quindi ci manca lo sterzo. Lo sterzo abbiamo detto che è il canale 1. Sarà questo? Abbiamo anche lo sterzo. Oh, finalmente vedo una via d'uscita da tutto questo. Quindi questo a posto, dobbiamo solo più ricollegare le luci. Fagli un trabocchino d'olio. Bianco e giallo va a collegarsi alle luci posteriori. Ho capito. Andiamo direttamente sulla ricevente, usando però gli spinotti. Ah, però sono stronzi. Non ci hanno fatto i pin adatti alla ricevente. Abbiamo solo questi tipi di pin che vanno direttamente al modulo sonoro. Hai capito? Si va a posizionare semplicemente dandogli corrente, vedi, le luci funzionano, sia quelle sopra che quelle sotto. La soluzione più semplice è tagliare questo vecchio cavo Y che avevo già tagliato, recuperare la spina e saldare i positivi, i pin direttamente senza disfare il cavo, saldare questo pin al polo negativo, questo pin al polo positivo. Dovrebbe tenere la saldatura lì sopra. Adesso Daniel, se per restringere quelle guaine brucio qualcosa perché al posto dell'accendino uso questo, la colpa è poi tua, sarai poi responsabile. Il caro buon Massimino Garage si è fottuto il mio accendino. Sono costretto a gestire le saldature con un cannello da saldatura. Non so se mi spiego. Ma Ta-da! Dai, un pezzo l'abbiamo risolto. Il nostro lampeggiante. Dai che ci siamo quasi. Abbiamo mandato in pensione un vecchio modulo sonoro che ormai non ce la faceva più, recuperando però tutto, luci, funzionamento della pompa, funzionamento dei vari movimenti di servi, delle alzate, senza modulo sonoro. Sono soddisfatto perché con la spesa zero siamo riusciti a mettere a posto la pala gommata pronta per sabato. Adesso non ci rimane che affrontare una delle parti più rognose, cioè il cablaggio. Mi viene male solo a pensarci, mannaggia loro.
Cari modellisti, il lavoro che dovevo fare già da un anno l'ho fatto, sono molto soddisfatto. Alla fine pensavo che fosse una cosa complicata, in realtà usando un minimo di logica sono riuscito a portare a casa quello che avevo in mente. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questo video, vi rimando al prossimo appuntamento, ciao!